E poi comunque Instagram, da cui sono ormai da 11 anni, dal 2012, ha cambiato un po' le regole per tutti quanti, diciamo. Quindi, cioè, tutto il mio lavoro, il mio personaggio, sono riuscita a crearmelo tramite internet e tramite i social media, quindi mi fa sempre strano pensare, se non fossero esistiti i social media, chissà cosa avrei fatto adesso. Forse avrei fatto l'avvocato, che era quello per cui studiavo, non lo so. Chiara, fai un get ready with me per stasera? Va bene, dopo provo a farlo allora. E ho fatto il liceo classico a Cremona, il liceo classico Daniele Manin. Usciranno altri prodotti make-up? Sì, usciranno nei prossimi mesi. Siete fantastici, ragazzi. In bocca al lupo alla ragazza che fa la cantautrice. Liceo privato? No, è un liceo pubblico, non ho fatto scuole private, soltanto l'università, che ho fatto la Bocconi, quella è l'unica scuola privata che ho fatto. A Cremona, crescendo, ho fatto tutte scuole pubbliche. No, come non vado per un evento, devo controllare una cosa di cui ancora non vi ho parlato, quindi ve ne parlerò poi a cose fatte. E se ho mai pensato di trasferirmi in un'altra città, dunque, io amo Roma tremendamente, però per il mio lavoro Milano devo dire che è molto più comoda e tutti i miei affetti sono qua a Milano, quindi mi farebbe strano andare a Roma. Mi piace però viaggiare spesso, andare spesso a Roma. In passato ho vissuto, nella mia città d'origine, Cremona, ho vissuto poi a Milano e poi da Milano ho vissuto per 4 anni e mezzo / 5 anni a Los Angeles, anche se avevo la casa però non ero fissa lì perché viaggiavo tantissimo per lavoro. Se adesso vi sembra che viaggio tanto per lavoro, non avete idea di come viaggiavo in quegli anni. Quando avevo 24-25 anni praticamente abitavo a Los Angeles di base, e in un mese magari stavo a Los Angeles massimo 10 giorni e gli altri 20 giorni ero un po' in Italia, un po' in Francia, tantissimo in Asia, un po' in Sud America, cioè facevo veramente lavori in giro per il mondo, per tutto il mondo. E non ti indebolisci fisicamente viaggiando? Sì, dunque adesso se facessi lo stesso stile di vita, non avevo bambini, non avevo tutte le responsabilità anche manageriali che ho adesso, comunque non ero il CEO delle mie società, quindi comunque ero più un talent, parlavo, cioè nel senso decidevo anch'io per le mie società, però non dovevo fare tutti questi meeting e tutte queste cose che invece mi tocca, diciamo, fare adesso. Avevo un'altra età, ero più giovane e ero più libera anche, quindi comunque mi piaceva anche l'idea di viaggiare sempre per lavoro perché conoscevo tanti posti nuovi, facevo sempre esperienze diverse, e comunque cresceva anche il mio ruolo di influencer così in tutto il sistema moda. Cioè penso che comunque sono cresciuta anche tanto a livello internazionale soprattutto in quegli anni, per tutti i viaggi e tutte le esperienze che ho fatto all'estero. Puoi far vedere le unghie? Vi piacciono? Niente ragazzi, io direi che rispondo alle ultime 2 o 3 domande e poi vado a prepararmi, magari vi faccio un get ready with me, che dite? Sono bellissime, è bellissimo su TikTok, ci sono tutti questi cappellini e cose strane che succedono. Ci sono dei like, ma non capisco cosa sono. 390.000 like. Vediamo. 73 gifs, members watched. Che strano, non si capisce. Vabbè, dopo guardo bene tutte le cose che sono successe durante questa live. Quando vado a Parigi, vado domenica a Parigi. Ragazzi, Chiaro Amatove Ferragnez, grazie mille. Se avete Amatove Ferragnez amerete lo speciale su Sanremo che esce a settembre, sono convinta.
No, il Get Ready With Me non lo vorrei fare in live, vorrei registrarlo così poi lo possono vedere tutti, perché adesso tanti non seguono comunque questa diretta perché magari stanno facendo altre cose. Chiara, ma tu ci vuoi bene? Certo. Io da sempre sono veramente molto molto grata comunque a tutti i fan e a tutte le persone che mi seguono, chi da poco, chi da tanti anni. Ci sono delle persone che mi seguono da quando ho aperto il blog nel 2009, quindi immaginate, 19, 20, 21, quindi mi seguono da 14 anni, ci sono persone che mi seguono da 14 anni, quindi da quando io avevo 22 anni, cioè è assurdo, hanno visto tutto quello che ho fatto durante questi anni ed è anche grazie a loro, grazie alla loro energia che io sono riuscita a fare tutto quello che ho fatto. Quindi grazie a chi mi segue da tantissimo tempo, chi mi segue da qualche anno, chi mi segue da oggi, e grazie per il supporto, perché in tanti momenti della mia carriera ho dubitato di me stessa, soprattutto all'inizio, ma anche in tanti altri momenti, e avere delle persone che comunque ti davano questa gratificazione,